Le arti marziali sono patrimonio ed eredità della cultura cinese e costituiscono uno dei simboli della Cina nel mondo. Si tratta di stili di combattimento di origine militare. Il termine Wushu significa appunto arte della guerra e comprende la totalità degli stili di arti marziali nati in Cina. Tra i più noti citiamo il Wing Chun, lo Shaolin, il Tai Chi Chuan e il Qigong, arti marziali fondate su principi filosofici tradizionali come il bilanciamento tra forze opposte, attraverso cui è possibile mettere in pratica tecniche di lotta, di autodifesa, ma anche di meditazione e respirazione. I primi esempi storici di arti marziali in Cina risalgono alle gesta della giovane eroina Hua Mulan, narrate nel poema del VI secolo d.C. e rese celeberrime in tutto il mondo dalla produzione cinematografica di Walt Disney. Durante la dinastia Tang, al potere tra il 600 e il 900 circa, la pratica delle arti marziali acquisì sempre più importanza, tanto che furono istituiti gli esami di arti marziali e l'apertura delle scuole. Per un millennio le arti marziali rimasero popolari tanto tra la popolazione quanto all'interno dell'esercito, finché con l'ultima dinastia imperiale, i Qing, dal 1636 al 1911, la pratica fu definita illegale e per questo relegata a una dimensione clandestina. A fine Ottocento, con l'introduzione delle armi da fuoco, la pratica delle arti marziali nel contesto dell'esercito si fece obsoleta. Tuttavia, la pratica era ormai radicata all'interno della tradizione popolare cinese e per questo rimase in auge in un contesto ginnico e tra le tecniche di autodifesa. Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, crebbe l'esigenza di omologare e codificare su tutto il territorio nazionale stili, elementi e movimenti delle arti marziali del paese, con lo scopo di creare un vero e proprio sport dalle radici tipicamente cinesi, il Wushu. Nel 1979 la Commissione per lo Sport creò un'apposita task force avente il compito di insegnare in maniera uniforme la pratica all'interno del paese. Una volta istituito lo sport, esso andava comunicato e promosso su tutto il territorio e anche a livello internazionale. A favorire la diffusione e la promozione del nuovo sport, un'altra figura cinematografica, Bruce Lee e i film di arti marziali cinesi. Questo genere cinematografico ebbe un forte impatto sul pubblico occidentale nonostante le difficoltà dettate dalle condizioni politiche. La chiusura del paese, infatti, impediva alla popolazione cinese di ricevere stimoli oltre confine e al contempo di condividere esperienze con un pubblico estero. Ciò chiaramente giovò la diffusione di stili di arti marziali provenienti da altri paesi come Corea e Giappone e andò a scapito delle arti marziali cinesi. A determinare l'apertura verso un mercato internazionale furono però le produzioni cinematografiche di Hong Kong e la migrazione verso gli Stati Uniti di molti maestri cinesi. Quando il Partito Comunista realizzò il potenziale delle arti marziali cinesi nel favorire la promozione della cultura cinese all'estero, decise di girare una pellicola che fosse interamente cinese, dal titolo Shaolin Temple, ambientata in uno dei luoghi più emblematici del paese, il tempio buddista Shaolin nella provincia del Henan. Il film riscosse un immediato successo e aprì la strada al Wushu. Nel 1990 a Pechino fu fondata la International Wushu Federation, che raccoglie tutti gli stili di arti marziali e che oggi li divide in due principali categorie di competizione: Taolu, la serie di movimenti del corpo, e Sanda, il combattimento corpo a corpo. L'allenamento del Wushu è fondato sugli 8 metodi: le braccia, lo sguardo,
la tecnica del corpo e passi e posizioni, la concentrazione, l'energia, la forza e l'abilità. I primi 4 si riferiscono all'uso del corpo in modo fisico, mentre i restanti si sviluppano attraverso abilità psicofisiche necessarie a rendere la pratica efficace. 2 sono le tipologie di classificazione principali delle arti marziali, per origine geografica, se esse si sono sviluppate a nord o a sud del fiume Giallo, e per tipologia di energia prediletta, se si tratta di energia interna o esterna al corpo. Tra le arti marziali interne citiamo il Qigong e il Tai Chi Chuan, stili di combattimento dolci, lenti e simili a una ginnastica curativa, atta al benessere del corpo e della mente. Tra gli stili ad energia esterna, il Kung Fu Shaolin, una tecnica di combattimento particolarmente fisica. In realtà tutti gli stili di arti marziali prevedono una componente interna e una componente esterna, proprio per ritornare al concetto di equilibrio tra forze opposte, lo yin e lo yang. Il Tai Chi Chuan o Tai Chi è uno stile elegante, delicato e lento, somiglia a una danza. Da ogni attacco dell'avversario si riceve e si accumula energia che si tramuta in movimento lento, seguito da un movimento rapido, da un gesto di apertura, seguito da un gesto di chiusura, e da movimenti rigidi, seguiti da movimenti più morbidi. Il Qigong è una disciplina che prevede il benessere del corpo e della mente, e per questo si distingue in Qigong statico e Qigong dinamico. Il Qigong statico si concentra sul controllo della mente e il controllo della respirazione, mentre il Qigong dinamico si dedica a lenti movimenti del corpo. Lungo i viali cinesi e all'interno dei parchi cinesi di frequente capita di imbattersi in gruppi numerosissimi di persone più o meno giovani che quotidianamente praticano all'aria aperta questo genere di attività. Grazie.